Ciao a tutti, avete mai desiderato di progettare un pezzo di ricambio o un oggetto per la vostra stampante 3D? Ma vi siete sentiti bloccati da software costosi o troppo complicati? Benvenuti in Easy FreeCAD. In questo corso ho deciso di eliminare tutto il superfluo e mostrarvi come la modellazione possa essere davvero alla portata di tutti e senza spendere un centesimo in licenze. FreeCAD è una potenza, ma ammettiamolo, all'inizio può sembrare incomprensibile. In questa serie impariamo a modellare un passo alla volta e oggi partiamo dalle basi. Se non avete ancora installato FreeCAD sul vostro PC potete scaricarlo gratuitamente dal sito freecad.org. Installarlo è semplicissimo. Se non l'avete già fatto potete mettere in pausa questo video e installarlo subito. Al primo avvio FreeCAD potrebbe non apparire come lo vedete in questa videata, ma risolviamo immediatamente. Per prima cosa andiamo su Edit e apriamo le preferenze. Qui potete cambiare la lingua e qui trovate il tema. Io uso il tema nero anche se credo che il tema classico sia quello predefinito. La seconda cosa che vi chiedo di cambiare è, andando su Display, aggiungere le coordinate di sistema. Si tratta di quest'icona qui. Io lo tengo al 25%, voi potete tenerlo alla dimensione che vi piace di più. La prima cosa da sapere è che FreeCAD è organizzato come un'officina. In un'officina troviamo un banco da saldatura, un tornio, un trapano e così via. In FreeCAD allo stesso modo troviamo i workbench o banchi da lavoro in italiano. Ogni banco da lavoro è specializzato su alcune lavorazioni ed è normale passare in continuazione da un banco da lavoro ad un altro. Quest'area in alto è chiamata toolbar e contiene i pulsanti per effettuare le varie lavorazioni, oppure per la navigazione o altri tipi di pulsanti. Se non dovreste trovare i pulsanti che vi aspettate, è sufficiente posizionarsi in un'area vuota e premere con il tasto destro del mouse. Qui possiamo aggiungere o rimuovere i vari pulsanti. Queste aree laterali e sotto il disegno sono dei pannelli. A seconda del caso, i pannelli più importanti sono i pannelli del modello. Contiene tutte le lavorazioni che sono state fatte nell'oggetto. Se clicchiamo su una lavorazione, si apre un secondo pannello che è il pannello data. Prestate attenzione che alcuni pannelli possono avere una doppia funzione, in questo caso view e data. Qui dentro troviamo tutti i dati riguardanti le varie lavorazioni, le vedremo meglio in seguito. Il pannello qui sotto è un pannello dei report. In pratica, se tentate di fare delle lavorazioni impossibili, qui sotto compariranno delle scritte di errore. Ora apriamo un file di esempio e la cosa più importante che devo mostrarvi è la navigazione, ovvero come possiamo visualizzare e spostarci all'interno di un disegno. La prima cosa che vorrei farvi notare è questo pulsantino qui in basso. Cliccandoci sopra troviamo tutte queste scritte. Che cosa sono? FreeCAD permette di usare diverse combinazioni per quanto riguarda la navigazione. Io uso il sistema Blender per navigare. Se vi posizionate sopra, FreeCAD vi farà notare come funziona il sistema Blender. In pratica, il tasto sinistro serve a selezionare le cose, la rotellina serve a zoomare. Tenendo premuto la rotellina centrale e spostandoci con il mouse possiamo muovere l'oggetto
attorno al punto che abbiamo selezionato. Tenendo premuto sia il tasto destro che il tasto sinistro possiamo spostare l'oggetto. Naturalmente, se preferite, potete usare altri sistemi. Se per esempio selezioniamo CAD, vediamo e ci teniamo fermo su questo pulsante, vediamo che la combinazione di tasti per fare le operazioni di base cambia. Ma io preferisco, siccome uso anche Blender, tenere il sistema di navigazione con Blender. Poi vediamo i pulsanti più importanti che troviamo qui sopra. Questo pulsante qui vi aiuterà. A volte in alcuni disegni vi potrebbe capitare di perdere il progetto, come in questo caso. Ok, ho perso il progetto. Se premo con questo pulsante, il progetto torna centrale. Secondo pulsante molto utile è questo pulsante qui o questi pulsanti qui. Questi sono i singoli pulsanti ingranditi dello stesso. La prima è la visione isometrica, oppure possiamo spostarci in front, dall'alto e dai vari lati. Naturalmente possiamo spostarci sia a mano, poi cliccare e il pezzo torna direttamente dove deve. Quindi per spostarci ricordatevi pulsante se perdete l'oggetto, pulsante fondamentale. Questo a fianco permette di selezionare, di recuperare, ha la stessa identica funzione di questo, ma su un oggetto selezionato. Non è poi così importante. I più importanti sono sapersi spostare così e prendere un pochino di pratica per quanto riguarda il mouse. Quindi la selezione col tasto sinistro, col tasto centrale roteare l'oggetto, con la rotellina zoomare, oppure con tutti e due i pulsanti premuti sia al destro che al sinistro poterlo trasportare e poterlo rimettere in posizione. Un'altra cosa importante è questo pulsante qui. Questo pulsante dice qual è lo standard di riferimento del progetto. Normalmente standard millimetri, chili e gradi va benissimo. Se invece preferite usare altri sistemi, potete selezionarli direttamente qui. Oggi abbiamo imparato le basi di FreeCAD. Già da domani potremo cominciare a costruire i nostri primi oggetti. A presto!